Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Sigfrido Mille Quadri. Andremo alla scoperta dell'onda di Hokusai. Andiamo subito a vedere l'opera. Eccoci di fronte alla celeberrima onda, probabilmente l'opera simbolo in Occidente di tutta l'arte giapponese e forse anche orientale. Due aspetti mi colpiscono immediatamente. Uno è l'andamento estremamente elegante della linea che corre lungo l'opera. Una linea di contorno che possiamo definire organica, floreale. L'altro aspetto è il colore blu intenso del mare, un blu di Prussia. Approfondiremo questi argomenti nel corso del video. Partiamo con alcune informazioni generali che sono molto importanti per comprendere un'opera lontana da noi sia sul piano della tecnica che della tradizione stilistica e culturale. La grande onda di Kanagawa, questo è il titolo dell'opera, è una xilografia in stile ukiyo-e, realizzata intorno al 1830-1832 dal maestro giapponese Katsushika Hokusai all'età di circa 70 anni. L'opera è una delle 36 vedute del Monte Fuji che Hokusai realizzò come souvenir per i viaggiatori giapponesi. Perché ci chiediamo un souvenir per i viaggiatori proprio giapponesi? Per questo è necessario fare un breve excursus storico. Hokusai visse nell'epoca Edo, compresa tra il 1603 e il 1868, durante la quale il Giappone visse un periodo autarchico di isolamento dal resto del mondo. I viaggi dei giapponesi erano quindi soprattutto interni al paese ed il Monte Fuji, considerato sacro, era una meta di pellegrinaggio. Durante l'epoca Edo, che è il nome della odierna Tokyo, le xilografie divennero molto popolari in Giappone. La xilografia è una stampa artistica impressa con diverse matrici di legno. Da questi blocchi venivano stampate anche migliaia di copie della stessa opera. Dell'onda si stima che ne siano state realizzate circa 5.000. La copia qui presentata è quella del Metropolitan Museum di New York e misura cm 25,7 x 37,9. È possibile ammirare l'onda di Hokusai in numerosi musei. In Italia l'opera è parte delle collezioni del Museo di Arte Orientale di Torino, ma è visitabile solo periodicamente. La grande onda è una stampa artistica che appartiene al genere ukiyo-e, che significa letteralmente immagini del mondo fluttuante e che si sviluppò proprio in questo periodo chiamato Edo. Il termine mondo fluttuante fa riferimento alle grandi città giapponesi, quali Edo, che è l'odierna Tokyo, Osaka e Kyoto, e rappresentavano scene di vita quotidiana in città. Col tempo le stampe rappresentarono anche le principali località turistiche o di pellegrinaggio. In questo contesto, quindi, Hokusai realizzò le 36 vedute del Monte Fuji, di cui l'onda è la prima. Il titolo e la firma sono riportati nell'opera stessa. Partendo da destra, secondo il verso di scrittura e lettura giapponese, troviamo una prima scritta che è racchiusa in un riquadro ed è il titolo dell'opera: 36 vedute del Monte Fuji al largo di Kanagawa sotto un'onda. La seconda scritta, più a sinistra, è la firma dell'artista, che si può tradurre come dal pennello di Hokusai, che cambiò il nome in Iitsu. Hokusai infatti nel corso della sua vita e lunga carriera adottò una trentina di pseudonimi. L'opera ci mostra un'onda imponente che si sta per abbattere su un'imbarcazione tradizionale giapponese dove vediamo alcuni uomini chini a remare. Nell'incavo che si è formato sotto la cresta dell'onda vediamo in lontananza il monte Fuji. Hokusai intende in questo modo accostare il momento drammatico che viviamo in primo piano, dove si muovono tre imbarcazioni fragili ed alla mercé della potenza del mare, con la presenza del monte Fuji, immobile e imperturbabile nella sua sacralità. Un aspetto veramente particolare di questa opera, che rappresenta nel nostro immaginario di occidentali l'arte orientale, è il fatto che Hokusai sia debitore di almeno due aspetti della nostra tradizione. In primo luogo, il maestro giapponese utilizzò un senso della prospettiva tipicamente occidentale, aspetto che l'artista aveva conosciuto attraverso i rari scambi che il paese aveva con l'estero.
In secondo luogo, lo stesso bellissimo blu di Prussia che caratterizza la stampa era di importazione occidentale. Quando le copie dell'Onda arrivarono in Europa, il pubblico rispose in maniera entusiastica, primi fra tutti gli stessi pittori che vennero molto influenzati dalle stampe ed iniziarono anche a collezionarle. Pensiamo a Monet, che aveva proprio una copia dell'Onda, e a Van Gogh, che insieme al fratello Theo ne collezionava diverse. Ma in un certo senso la sensibilità occidentale venne colpita da un'opera giapponese che già riuniva in sé, accanto alla propria tradizione, anche elementi di importazione europea, quali appunto la prospettiva ed il blu di Prussia. Se analizziamo l'opera nel dettaglio, notiamo come essa sia composta da diversi piani successivi che ne scandiscono la profondità. Possiamo notare infatti una prima onda, una seconda onda, una terza onda ed infine troviamo il monte Fuji. Tra queste onde, tra questi piani, possiamo notare le tre imbarcazioni. Se ci focalizziamo sul monte Fuji, con la cima innevata, ci accorgiamo ad una prima osservazione che il monte potrebbe essere confuso con un'onda. E invece, se osserviamo un'onda in primo piano, questa ci potrebbe apparire proprio come la cima di un monte. Okusai quindi costruisce un'immagine dove gli elementi naturali si compenetrano e sono espressione più ampia del tutto. Sempre in quest'ottica di armonia degli elementi, se ci focalizziamo sul monte, ci accorgiamo che gli spruzzi d'acqua sembrano diventare neve. Noi occidentali istintivamente siamo portati a leggere l'opera da sinistra verso destra, secondo il senso della lettura e della scrittura. Per noi quindi arriva innanzitutto la grande onda e dopo le imbarcazioni. Secondo invece una lettura giapponese da destra verso sinistra, appare prima l'imbarcazione e poi l'onda che la sovrasta e la minaccia. Sempre restando nell'ambito di una lettura orientale da destra a sinistra, in questa opera di Hokusai possiamo cogliere l'alternanza tra i poli opposti, tra la passività e l'attività, il vuoto e il pieno, il femminile e il maschile, lo yin e lo yang. Questa opera viene prevalentemente interpretata nel suo senso drammatico. La mia personale interpretazione di fronte a questa opera iconica è quella di una predominanza dell'effetto estetico su quello drammatico. È vero, le barche si muovono tra onde gigantesche, minacciose, ma l'eleganza della linea delle onde, degli spruzzi che compongono arabeschi, il naturale incunearsi delle barche che sembrano quasi prendere la forma delle onde e quindi danzare con esse, mi trasmette la sensazione di una grande sinfonia naturale, dove non ci sono vincitori né vinti, ma dove si svolge il ciclo naturale degli eventi. Quindi Hokusai descrive i ritmi naturali, con oggettività, senza prendere una posizione. L'onda si alza, raggiunge il culmine, poi si infrange. Così prosegue il ciclo del movimento del mare e così le imbarcazioni vi si adeguano. Forse resisteranno alla furia degli elementi, forse verranno rovesciate, non lo sappiamo. E davanti allo scorrere della vita, impassibile resta il profilo del sacro monte Fuji. Hokusai arrivò alla versione dell'onda che abbiamo presentato a 70 anni, ma nel corso della sua lunga attività aveva già realizzato altre opere dedicate a questo tema. Ad esempio l'immagine che vediamo, che si intitola Imbarcazioni da trasporto in mezzo alle onde, risale al 1805, a circa 25 anni prima la grande onda. Qui non vediamo la presenza del monte Fuji, e invece la presenza di una grande onda che però è più rigida, meno armoniosa ed elegante di quella che abbiamo visto. Sicuramente Hokusai è stato influenzato da questa opera realizzata da Ogata Korin, che visse tra il 1658 e il 1716, quindi molto prima di Hokusai. Questa opera si intitola Onde su paravento e vediamo che le onde, questa forma ad artiglio, decisamente richiama quella utilizzata da Hokusai nella grande onda.
L'influenza sulla cultura occidentale dell'onda di Hokusai è stata molto grande, come abbiamo visto nel corso del video. Pittori impressionisti come Claude Monet o post-impressionisti come Van Gogh ammirarono le opere di Hokusai. Nell'ambito musicale, il compositore Claude Debussy realizzò un poema sinfonico intitolato La Mer e ispirandosi proprio all'opera di Hokusai. Per chiudere il video ho pensato di venire più vicino a noi nel tempo e precisamente negli anni 70, presentandovi la batteria di Nick Mason dei Pink Floyd. La band inglese negli anni 70 realizzò un tour di grande successo in Giappone e Nick Mason, colpito dall'onda di Hokusai, pensò di personalizzare la propria batteria proprio ispirandosi all'onda. Il viaggio alla scoperta dell'onda di Hokusai è terminato. Se avete gradito il video mettete mi piace e iscrivetevi al canale YouTube Sigfrido Mille Quadri. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questa opera e dell'arte giapponese. Vi aspetto al prossimo video.